Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao. Ammettendo che la nostra società abbia dei valori suoi, cioè che abbia generato i propri valori, come si fa ad individuarli, a comprenderli? Ci eravamo soffermati sull'idea che la nostra società, quando parlo di nostra società ovviamente mi riferisco sempre a una società d'Occidente, pur nei suoi grandi cambiamenti epocali, contiene, esprime valori, orizzonti di valore a cui noi dobbiamo o a cui noi siamo in fondo tenuti ad appartenere. Allora, ci si potrebbe chiedere quali sono questi valori. E per farlo vorrei evocare per esempio un libro che ho trovato e che continuo a trovare straordinario per la sua capacità proprio di legare, come dicevo, tradizione e futuro. Ed è il libro di Italo Calvino, Le lezioni americane. In queste lezioni americane Calvino si sofferma proprio con questa capacità di legare il passato al futuro su alcune di queste caratteristiche che potremmo considerare come dei veicoli valoriali. Si pensi soltanto alla leggerezza, alla rapidità, all'esattezza, si pensi soltanto alla visibilità o alla molteplicità e poi a quella che in fondo Calvino non poté scrivere perché morì, che è la consistenza. Allora se noi esaminassimo da vicino queste 6 caratteristiche, queste 6 tonalità direi, queste 6 tonalità valoriali, che sono anche tonalità di comportamento, che sono anche tonalità persino emozionali. Ecco, se noi riuscissimo a esaminare questo avremmo un disegno, avremmo una cartografia del nostro mondo e della nostra soggettività, del nostro sentire dentro questo mondo. Si pensi soltanto alla consistenza, si pensi soltanto a un mondo come il nostro che in fondo dematerializza. Abbiamo dematerializzato il denaro, abbiamo dematerializzato in qualche modo la comunicazione, vie più. Abbiamo dematerializzato gli oggetti, li abbiamo coniugati con questa che in uno di questi nostri incontri avevo chiamato una leggerezza che aggiunge fino all'evanescenza. Pensiamo soltanto alla rapidità, che vuol dire questa velocità così frenetica in cui siamo coinvolti, che ci obbliga a governare quel rapporto tra me e il mondo, come se io e il mondo abbiamo delle velocità diverse oramai, in cui non ci capiamo più a volte. E dentro questo iato tra me e il mondo, presi da una rapidità che diventa a volte frenetica, evidentemente io non posso che stancarmi. La fatica dell'uomo che si comprende, si sente dentro l'esistenza e si sente dentro i corpi dell'uomo contemporanea è forse l'espressione di questa rottura di rapporto, di armonia tra me e il mondo, legato a una sorta di, in qualche modo, di rapidità eccessiva. O pensiamo alla molteplicità, che è chiaro i mezzi della nuova comunicazione ci permettono, che è chiaro la globalizzazione in qualche modo ci permette perché siamo contemporaneamente qui e nell'ovunque, ma questa molteplicità che è una grande ricchezza può diventare anche il luogo del mio smarrimento, l'io multiplo di cui il Novecento è stato in qualche modo generatore, in qualche modo salaparto. Questo io multiplo è ricchissimo di possibilità, ma anche in realtà ricchissimo di un rischio, che è quello del mio perdermi, del mio smarrirmi. Beh, dentro qui naturalmente vale sempre il criterio: come faccio, come posso imparare, uomo del mio tempo, a governare questa mutazione antropologica così profonda, che va così profondamente a mutare elementi e tratti persino fondamentali della mia stessa psicologia. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.